Drone Italia, pessima notizia. No ragazzi, questo non è un video risposta al mio amico Andrea Pinotti, che anzi saluto, in quanto lui poche ore fa ha pubblicato un video molto interessante dal titolo per l'appunto Drone Italia, ottima notizia, ma ora cerchiamo di capire insieme se nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, qui in Italia cambierà davvero qualcosa alla luce di quello che è successo, oppure se resterà tutto esattamente uguale a prima. Spoiler, la risposta ve l'ho già data pochi giorni fa con un mio shorts su questo argomento, ma dato che non tutti guardano gli shorts, realizziamo un video che è a più ampio respiro. Ma cosa è successo? Beh, pochi giorni fa ENAC, tramite questo comunicato che Quadricottero News, che saluto anche lui, ha riassunto in modo molto comprensibile sul suo sito, vi lascio il link in descrizione video, ci comunica alla buon'ora, dopo anni, che finalmente tutti quei divieti fantasiosi che troviamo sulle spiagge, nei parchi, in zone a caso, con cartelli improvvisati, divieti comunali, eccetera, eccetera, sono sostanzialmente carta straccia e noi con i nostri droni siamo liberi di volare ovunque su territorio nazionale, a patto che la zona di volo non sia proibita, non sia sottoposta a dei limiti di volo, di altezza, di distanza, eccetera, eccetera, sulla piattaforma D-Flight. Quindi ragazzi, questa è una grande vittoria per noi dronisti, che ora possiamo tranquillamente esibire ai controllori di turno che magari ci fermano per un controllo, la mappa D-Flight, mostrargli che è tutto in regola, la zona non ha divieti, possiamo volare, è fantastico, vero? Purtroppo no, amici, perché se è vero che finalmente D-Flight dopo anni ha fatto chiarezza su questo punto, è perché ci è voluto così tanto tempo. È anche vero che D-Flight, la piattaforma su cui ENAC ci dice per l'appunto che è la Bibbia, il Sacro Graal per quanto riguarda il volo dei droni, continua a essere presente questo pop-up arancione, che sostanzialmente ci dice: noi, sottintesi quelli di D-Flight, ci solleviamo da qualsiasi responsabilità in caso ci siano errori sulle nostre mappe di volo, in caso le nostre mappe di volo non siano aggiornate, e se succede qualcosa la prendete tutta in quel posto voi piloti. Sostanzialmente è questo il riassunto di quel pop-up arancione. Quindi, se ENAC ci dice che l'unico sito su cui fare riferimento per volare è D-Flight, e quindi i divieti che troviamo in giro non hanno nessun valore, ma al tempo stesso D-Flight si solleva da qualsiasi responsabilità, da mappe non aggiornate o eventuali errori, noi piloti come facciamo a sapere se in quell'area c'è davvero un divieto oppure no? Divieto reale, registrato su D-Flight, ma magari non pubblicato per un errore, per mappe non aggiornate, eccetera, eccetera. Insomma, ragazzi, cosa cambia? Un bel niente. Sì, ok, c'è stata la chiarezza di ENAC dopo anni, ma continua a esserci lo scaricabarile di D-Flight, che dovrebbe, almeno a mio parere, eliminare totalmente questo pop-up arancione e prendersi tutte le responsabilità di mappe aggiornate e affidabili. Perché, secondo me, poi magari sbaglio, ditemelo nei commenti, non è giusto che per eventuali errori di D-Flight a prenderselo in quel posto siamo noi piloti di droni. E vabbè ragazzi, quindi una buona notizia da una parte, come ci ha comunicato anche il buon Pinotti, e una brutta notizia dall'altra, o meglio, una notizia che è sempre la stessa, ovvero che in Italia c'è lo scaricabarile. Vabbè, fatemi sapere cosa ne pensate con un commento, un bel like per supportarmi se questo video vi è piaciuto, condividetelo ai vostri amici e iscrivetevi al canale. Buon volo a tutti! Ciao ragazzi!